Ciao, in preparazione dei mesi più caldi ho realizzato questo top veramente molto carino ed effetto. Come già potete notare, si tratta della composizione di più esagoni, si sviluppa tutto sul frontale del nostro busto e lascia completamente scoperte le spalle e la schiena. Ho deciso di utilizzare le piastrelle esagonali, quindi granny square ma esagonali. Il soggetto che ben si addice a questa lavorazione è l'African flower, proprio il fiore africano. Nell'insieme è venuto un top dal gusto decisamente vintage, direi anni 70. Oserei quasi vederlo indossato a short, a gonne e a jeans, proprio in versione hippie. Ho scelto di assemblare tra loro gli esagoni lasciando un filo a vista di un colore diverso utilizzando l'uncinetto in modo tale da far maggiormente vedere e risaltare proprio la catenella che li unisce. A me sono bastati 9 esagoni, 2 nella parte alta del seno, 3 arrivano in prossimità del mio busto e poi 4 per scendere sulla vita. Ovviamente, se la vostra misura è diversa, valutate sia la grandezza degli esagoni che eventualmente aumentare o diminuire l'unione degli stessi. Per quanto riguarda l'esagono, come vedete, la piastrella è molto semplice da realizzare. Di seguito vi metterò lo schemino e aumenterete la grandezza dell'esagono semplicemente facendo più righe nel suo perimetro esagonale. Si lavora quindi una piastrella alla volta e poi, una volta avute la totalità delle piastrelle che ci interessa per comporre la nostra creazione, le si assembla. In questo caso io ho utilizzato un uncinetto e un filo di un colore diverso. Assemblate le 9 piastrelle, ho deciso di completare e chiuderle in un unico perimetro con un filo verde e successivamente un filo blu, che è il filo blu che poi ho utilizzato per fare le mie striscioline, le mie catenelle per chiudere il body intorno alla nostra schiena. Le catenelle sono state fatte in contemporanea al perimetro, quindi arrivate a questo punto ho contato 110 catenelle e poi in pratica sono tornata indietro entrando con un punto bassissimo in ciascuna catenella sottostante per poi riprendere il giro del perimetro dalla parte opposta. Quindi è stato veramente molto semplice arrivare in fondo alla mia lavorazione. Per dare più compattezza ed evitare che ci sia una trasparenza proprio anche in relazione alla parte superiore, quindi al seno, nella parte posteriore, quindi dietro, quella a contatto con la nostra pelle, ho fatto una piccola fodera con un tessuto di jeans che avevo fra le mie cosine, sempre molto utili. Bene,
Ora vi allego qui in seguito lo schemino della Granny esagonale a motivo African Flowers e qualche piccolo passaggio di lavorazione proprio a completamento di questo top. Se avete delle domande specifiche da fare, scrivetemele nei commenti, vi risponderò sicuramente e quindi ora non resta che dire buono spino a tutti. Ciao! Eccoci qua, ho steso il jeans sotto il top, avevo in precedenza tagliato una serie di scampoli di jeans vecchi proprio da utilizzare anche per questi lavori, quindi ho steso il mio top a esagoni sul jeans e ho preso la sagoma per procedere al taglio e alla confezione. Adesso per l'appunto taglierò con le forbici lasciando un piccolo margine per poi proseguire nella cucitura. Questa è la fodera in jeans appena finita di cucire, che sarà posizionata nella parte alta del nostro top esagono. Quindi è stata proprio una cucitura semplice perché tanto poi, come vedete, qui dietro non sono stata molto precisa, ma perché poi viene nascosto dalla parte interna del top e quindi una volta rifinita con il punto blu che adesso andrò a fare, la fisseremo al nostro top. Eccoci qua, come vedete. Per bloccare la fodera interna al mio top si può semplicemente cucirla, però l'esito non è dei migliori, non mi soddisfa al 100%, quindi preferisco fare un giro di filo tutto intorno alla sagoma della mia fodera in modo tale che poi utilizzerò l'uncinetto per fissarla meglio. Servono ago, forbici e filo e quindi procediamo e vediamo. Ho quindi la mia fodera e adesso vediamo come fissarla al mio top. Ecco, in genere le fodere che vanno applicate ai lavori all'uncinetto hanno bisogno di un'accortezza particolare. Si possono semplicemente fissare con la macchina da cucito, ovviamente stando attenti, però è un po' un risultato che forse non appaga completamente, perché la maglia all'uncinetto creata tende a tirarsi un po' troppo e quindi il risultato potrebbe non venire dei migliori. La via che si utilizza è quella di effettuare tutto intorno al perimetro della nostra fodera un iniziale punto festone e quindi si pone il filo direttamente sulla nostra fodera e in questo modo successivamente con l'uncinetto
si arriverà a bloccarla direttamente col punto uncinetto del nostro lavoro. Ma andiamo per gradi e iniziamo a vedere come fare il punto festone. Il punto festone è abbastanza semplice da fare. Ovviamente è un punto che può anche servire per abbellire degli orli, anche molto più sofisticati di quello che a noi oggi serve, perché è la base su cui poi si possono creare anche delle unioni fra tessuto e maglie all'uncinetto. È semplice da fare e bisogna soltanto mantenere un ritmo nel puntare l'ago. C'è chi per semplificare si segna con dei puntini l'inserimento del lago, c'è chi va a occhio. Io vado a occhio perché tanto più o meno si mantiene una distanza di 1 centimetro ed è facilmente visibile. Quindi vediamo adesso l'inserimento del filo, il bloccaggio e l'avvio del lavoro. Quindi abbiamo soltanto bisogno di un ago, il nostro filo e una forbice. Il filo io inizialmente ne ho tagliato una certa lunghezza senza prendere troppo misura, perché poi tanto per avere a disposizione a sufficienza filo per tutto il perimetro del nostro lavoro, chiaramente dovremo fare delle aggiunte. È meglio andare per gradi, non tenere il filo troppo ampio per evitare di fare nodi. Quindi il primo punto è ancorarlo. Entriamo circa a 1 centimetro di distanza e facciamo un nodino. Iniziamo proprio così banalmente a bloccare il nostro filo. Ora, tenendo presente circa questa misura dal bordo e quest'altra nel verticale, proseguiamo per allungarci su tutto il perimetro. Da dietro, orientativamente, quindi vi dicevo che vado a occhio, entro a circa 1 centimetro o comunque alla stessa misura del primo punto effettuato e mi blocco al filo dietro. Questo è il primo gancio. Questo quindi è il primissimo punto effettuato. Ora procediamo, più o meno la misura che io ho è questa, entro nel cappio che ho lasciato e blocco ancora il mio filo. Vedete che in questo modo io creo proprio questo festone. Entro e passo sotto perché mi aggancio al filo. E il terzo. Procedo in questo modo per tutto il mio margine. Peraltro poi appunto essendo un punto che si può utilizzare per orli, viene anche una rifinitura molto carina per tutti i lavori che si possono fare di tipo sartoriale e anche di ricamo. Ecco, essendo la sagoma del mio
body particolarmente ritagliata, cercherò di tenere la stessa dinamica in modo tale che poi per il secondo giro avrò per l'appunto una sagomatura migliore per essere poi fissata sul lavoro che io ho a disposizione. Vado avanti, procedo e vi faccio vedere più avanti com'è la lavorazione. Eccomi qua, sono arrivata in prossimità dell'angolo. Ora ovviamente non punterò l'ago sullo spigolo, ma decido di entrare direttamente al vertice sotto, così che comprendo l'angolo. Quindi da dietro entro nello stesso punto eseguito prima, tiro su ancora il mio filo e mi fermo qui. Lo stesso per fare l'angolo da questa parte, quindi scendo dietro, lo punto del medesimo vertice e questo è il mio angolino. In questo modo, quando poi farò la riga successiva, avrò più filo per attaccarmi e creare il mio angolo perfetto. Ora vado avanti come ho fatto la prima parte. Quindi uno, più o meno vede, sto andando ad occhio e la distanza più o meno è sempre la stessa, anche se cambia di qualche millimetro, di fatto è comunque un bordo che sta internamente, ma viene comunque, vi assicuro, molto molto carino. Ecco, e continuo a procedere tirando su il filo dalla parte opposta. Sto arrivando anche alla fine del mio filo utile, quindi immagino che arriverò circa in prossimità dell'altro angolo e mi attaccherò un altro pezzo di filo per proseguire sul bordo. Ho ancora a disposizione un punto, ecco qua. Direi che è meglio lasciare un po' di margine così che posso legare meglio il filo successivo. Ho fatto la giuntura di filo semplicemente con un nodino e l'ho bloccata dietro e adesso proseguo per il restante bordo. Vedete che piano piano si forma tutto questo bello orletto. È un orlo che può rimanere sia così semplice, oppure essere di base per attaccare un ulteriore lavoro e quindi abbellirlo a secondo poi del motivo che si può scegliere. Per me, essendo una fodera, rimarrà semplicemente un lavoro basico e quindi vi farò vedere, una volta terminato tutto il primo giro di perimetro e quindi orlata tutta la mia fodera, vi farò vedere come verrà poi applicata al mio body. Ciao, a dopo. Bene, questo è come si presenta il mio lavoro dopo aver effettuato l'orlo con il punto festone tutto intorno alla mia fodera. Ho deciso di lasciare vivo e salvo l'ultima parte perché poi è quella che non verrà attaccata al mio. Così body. È come si presenta tutto l'orlo a festone fatto. All'ultimo momento ho deciso di non proseguire su questo lato perché tanto poi questo rimarrà libero. Ancorerò al mio body, al mio top, soltanto la parte
più esterna, questo rimarrà libero sul ventre. Ora proseguiamo a fare la seconda riga con l'uncino ed un punto più consistente, perché poi lo utilizzerò per fissarlo al mio lavoro. A dopo. Terminato il mio punto festone, mi sono attaccata con un nuovo filo al primo spazio disponibile e con un punto basso ho iniziato ad attaccarmi sotto e a creare una nuova riga. Quindi questo è come si presenta il lavoro dopo una primissima riga eseguita. Ora sto terminando tutto il perimetro. In ciascun spazio sottostante sto inserendo 2 punti bassi, quindi 1 e 2. Nel successivo 1 e 2. Sto dando praticamente corpo al festone iniziale. In questo modo avrò più punti per eventualmente scegliere di fare una riga in più. Quindi termino con altri punti la mia riga. 1, 2, 1, 2, e adesso mi sto approssimando all'angolo e, sempre mantenendo il ritmo di 2 punti, anche qui effettuerò, a cipicchia sono un po' stretta, 1, 2, e anche nella parte opposta 1 e 2. 1 e 2 nel festone successivo, e questo è l'angolo. Taglierò poi e nasconderò i fili in eccesso, però questo è il giro che mi si è creato. Uno, 2 e ancora facciamo gli ultimi spazi. 1, 2, 1, 2, eccoci arrivati in fondo. 1 e 2. Per fissare meglio l'angolo entro anche nel punto base e tiro meglio il filo, ne faccio un terzo. Ecco, angolino che mi è venuto un po' stretto, ma questo è la nostra riga di punti bassi. Arrivati a questo punto giro il lavoro per fare una seconda riga. In questo modo mi avvicinerò molto meglio al bordo del mio top. Quindi mi alzo di un paio di catenelle e giro il lavoro. Prendo il filo ed entro con un mezzo punto, mezzo, il buco successivo un altro mezzo,
In questo modo creo una crestina maggiore. Mezzo per ciascun punto sottostante entro con un mezzo punto. Ecco, mi sto avvicinando all'angolo e quindi nell'angolo farò il raddoppio, quindi farò uno, lascerò una catenella e mi giro dall'altra parte. 1 e vado avanti con un mezzo punto per ogni punto sottostante. Sono arrivata in fondo alla lavorazione del secondo giro sopra il punto festone e questo è il risultato. Vediamolo insieme. Si è creato un bordo e un orlo molto creativo, anzi a questo punto poteva quasi essere un top anche questo, ma il destino di questa fodera andrà dentro al top Namidia. A dopo. Ecco la fodera che adesso andiamo a posizionare nell'interno del nostro top e vediamo se la misura è a posto. Sì, direi di sì. Ora per fissarla utilizzerò semplicemente ago e filo, dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori, fino a girare tutto intorno al mio perimetro. È venuta molto carina. Per non perdere la direzione della mia accucitura ho fissato dei piccoli segnapunti e quindi ora inserirò l'ago a inizio lavoro, quindi tenendo sempre in considerazione gli angoli di cui ho bisogno, rimango sempre discreta, diciamo così, dietro al punto e piano piano unisco quindi col secondo punto in modo leggero, in modo che non si tiri il lavoro. Quindi sto sotto le 2 catenelle, idem nella parte dietro. Non vado sopra, non faccio questo lavoro perché altrimenti mi si cambia l'aspetto della catenella. Invece vorrei che si vedesse in modo carino, quindi rimango sotto, passo proprio dentro al punto. Mi raccomando, non tirateli troppo, altrimenti si arriccia il lavoro. Ovviamente i punti che io ho fatto sulla fodera non è detto che siano perfettamente identici a quelli del mio top, perché se qua ne ho fatti 2 e a secondo della distanza fra punto festone e l'altro può essere che magari ce ne sia stato soltanto uno, quindi rimango leggera in modo tale da entrare in modo arbitrario senza rispettare un ordine preciso, ma a me interessa soprattutto che vengano precisi gli angoli, quindi rimango morbida in modo tale che riesca a tenere un po' di gioco fra la fodera e il top. Quindi mi sto avvicinando all'angolo, entro in modo morbido sotto alla catenella, qui ho il segnapunto, togliamolo che dà fastidio, eccoci qua. Adesso rispettiamo
l'angolo sopra. Entriamo da dietro, sotto, ecco che sto affrontando l'angolo, quindi rimango sempre sotto e in questo caso ho fissato bene, quindi procedo dalla parte opposta. Ricordatevi sempre di non tirare troppo il lavoro. Vediamo qua la sagoma della fodera come viene. Ecco, proseguo nell'altro senso, quindi rimango sotto dopo aver ancorato l'angolo, sempre sotto alla catenella, procedo piano piano. Ci vediamo in fondo per vedere a lavoro terminato come è venuto. Finalmente fodera applicata. Posso finalmente considerare il mio top finito e quindi non resta che indossarlo.